Ti ha appena detto una cosa che ti ha sminuito e un secondo dopo si è scusato, ti ha fatto un complimento, ha cambiato tono e sei rimasto fermo a chiederti: sono io che sto esagerando? È la stessa domanda che ti sei fatto la settimana scorsa e quella prima ancora. Fermati un secondo, non è colpa tua, non stai esagerando. C'è un meccanismo preciso dietro quello che stai vivendo e oggi te lo spiego in 3 segnali semplici da riconoscere. Primo segnale: il complimento è arrivato troppo in fretta. Pensa a come è iniziato: lavoro, amicizia, famiglia acquisita, una relazione, non importa il contesto. All'inizio ti ha fatto sentire speciale, molto in fretta, troppo in fretta. Ti ha ascoltato come non aveva fatto nessuno prima. Ti ha detto cose che aspettavi di sentirti dire da anni e ti sei aperto. Hai abbassato la guardia. Fermati su questo punto, perché quasi tutti sbagliano a leggerlo. Un legame vero cresce piano. Ha bisogno di tempo, di prove, di fatti che si accumulano settimana dopo settimana. Un legame costruito per usarti, invece, nasce già perfetto. Deve conquistarti in fretta, prima di darti il tempo di vederci bene. Epitteto lo diceva già 2000 anni fa, nel primo capitolo del suo manuale. La prima cosa su cui hai davvero potere è il tuo giudizio, non la sua velocità, non le sue parole. Non devi rifiutare chi ti tratta bene, devi solo chiederti: perché così in fretta? Un legame vero non ha bisogno di convincerti in 3 giorni. Secondo segnale: la colpa è sempre tua. Ci hai fatto caso? Dopo ogni discussione, in qualche modo, l'errore è tuo, anche quando sei la parte ferita. Comunichi un problema vero, una parola pesante, una promessa non mantenuta, e nel giro di 10 minuti sei tu a chiedere scusa. Non capisci nemmeno come sia successo. Non è un caso, e non è nemmeno la tua incapacità di spiegarti. Chi si comporta così legge benissimo le tue emozioni, ma non usa ciò che sente per capirti. Lo usa per vincere la discussione. Punto. Marco Aurelio scriveva che nessuno può danneggiare davvero la parte più profonda di te, la tua guida interiore, il centro dei tuoi giudizi, se non sei tu stesso a consegnarla. Allora smetti di giudicare basandoti sulle sue parole nel momento della lite, quando sei più vulnerabile e disposto a crederci. Guarda i fatti, ripetuti nel tempo. Se la stessa situazione ritorna 3 volte, non è più un caso isolato. È uno schema, e uno schema si riconosce, non si perdona all'infinito, sperando che la prossima volta sia diverso. Terzo segnale: il silenzio usato come arma. Terzo segnale, forse il più doloroso: il silenzio che arriva dal nulla, il muso lungo, il non ho voglia di parlarne, usato non perché serva davvero spazio, ma per punirti. E cosa fai quasi sempre? Insegui, chiami, scrivi, cerchi di capire cosa hai sbagliato questa volta. Più lui si allontana, più tu ti avvicini per riparare qualcosa che magari non hai nemmeno rotto tu. Quel vuoto che senti non è casuale. Funziona, e funziona bene, perché ti mette in ansia, e l'ansia ti spinge a rincorrere. Ecco la risposta stoica, semplice da dire ma difficile da applicare veramente. Il tuo centro di comando, la tua calma, resta di tua proprietà. Non è lui a doverla restituire con un messaggio. Non rincorrere il silenzio. Vivi la tua giornata. Se vuole tornare a parlare, lo farà da solo. Se non lo fa, hai già la tua risposta. E non hai perso nulla per averla aspettata in piedi, non in ginocchio. 3 segnali. Il complimento troppo veloce. La colpa è sempre tua. Il silenzio usato come arma. Non ti sto dicendo di etichettare qualcuno oggi, immediatamente. Ti sto dicendo di fare una cosa, da adesso alla prossima settimana. Osserva, non reagire, non accusare, non affrontarlo di petto. Guarda se questi schemi si ripetono, oppure se erano solo un brutto momento passeggero. La domanda giusta non è: mi sta facendo del male? È: questo comportamento cambia nel tempo o si ripete sempre identico? Quella, e solo quella, è la prova importante. Ora però c'è un problema. Riconosci i segnali e da quel momento non riesci più a smettere di pensarci. Rivivi ogni frase, ogni scena.
come un film che si riavvolge da solo. Nel prossimo video ti spiego il metodo stoico per smettere di rimuginare su chi ti ha fatto del male. Iscriviti al canale per non perderlo. A presto, stoico!